Mi sarebbe sempre piaciuto avere un tatuaggio o farmi un tatuaggio, ma ero alla ricerca di un disegno o qualcosa per poter iniziare. Ciao, sono Roberto, ho 43 anni e ho fatto da Jerry il mio primo tatuaggio. La prima volta che sono venuto da Jerry in realtà era per un altro progetto, una caricatura per un mio amico. Parlando alla fine del lavoro è venuto fuori che mi sarebbe sempre piaciuto avere un tatuaggio, ma ero alla ricerca di un disegno o qualcosa per poter iniziare. Allorché Jerry mi ha placcato praticamente nel discorso e mi ha spiegato che a meno che tu non abbia qualche competenza particolare, è meglio recarsi da qualcuno che quelle competenze o quel background ce l'ha e discutere insieme e far creare a lui il disegno giusto per te. Successivamente abbiamo fissato l'appuntamento per discutere il mio primo tatuaggio e in un momento di impasse, così, vedendo un pochino i lavori che erano pronti per altri clienti, io ho visto sotto alcuni disegni questo disegno che era lì in attesa di trovare la persona giusta da qualche anno e boom, sono rimasto folgorato, ho messo da parte quello di cui stavamo parlando prima e ho voluto quel disegno lì. Quello che mi ha colpito principalmente di questo disegno in realtà sono due le cose che mi hanno colpito. Uno, l'angelo, questa figura molto molto bella, mi piaceva come era inginocchiata, che suonasse il violino, insomma era tutto molto bello. E poi l'ambientazione, quell'ambientazione un po' gotica, quella figura sullo sfondo che si vedeva e non si vedeva, mi ha affascinato molto. Allora, io mi sono innamorato del disegno, non pensavo che potesse venire così bene anche su pelle, per cui sono rimasto veramente molto molto soddisfatto del lavoro e ha superato quello che pensavo si potesse realizzare con un tatuaggio. La prima seduta ero un po' nervoso, essendo il mio primo tatuaggio, ne abbiamo parlato, Jerry ha cercato di mettermi a mio agio, di rilassarmi, e comunque non ho mai sentito pressione per andare avanti a forza e quindi alla fine si è svolta più serenamente di quello che temevo, onestamente. Il dolore c'è, è innegabile, ho cercato di gestirlo. Quello che mi ha aiutato è che ogni volta fissavamo un obiettivo. Jerry mi spiegava dove sarebbe voluto arrivare e durante la seduta riuscivo a capire più o meno quanto mancasse e quindi ho cercato di gestire il dolore avendo presente più o meno quando sarebbe finito. Ecco. Sì, uno studio privato, tranquillo, mi ha messo a mio agio, mi sono sempre sentito tranquillo, non ho mai sentito pressa nel dover andare avanti, nel dover finire per forza qualcosa e per cui mi sono sentito a mio agio. I tempi sono stati rispettati sia per quel che avevamo pianificato, ma comunque senza eccessivo sforzo comunque. Jerry mi ha dato dei suggerimenti che poi si sono rivelati utili sia per gestire un attimino la seduta, la preparazione anche alla prima seduta, ma soprattutto per la cura post tatuaggio che ho seguito alla lettera e mi sono trovato bene. Il tatuaggio è guarito rapidamente e non ho avuto nessun problema durante il processo di guarigione. Sono contento, sono orgoglioso del tatuaggio che ho, ma non mi sento migliore perché ho questo tatuaggio, ecco questo. In realtà il tatuaggio non l'hanno visto in molti, giusto i miei familiari, cioè la mia famiglia, mia moglie e i miei figli. E devo dire che i miei figli sono molto entusiasti di questo disegno e ogni tanto mi alzano la maglietta per sbirciare e vedere com'è. E soprattutto se c'è ancora. Non hanno ancora capito forse che è un tatuaggio che rimane e che mi accompagnerà per sempre. Questo tatuaggio io l'ho visto come una cosa molto personale, era qualcosa che mi sarebbe sempre piaciuto avere, ma che per il motivo di cui abbiamo discusso prima, cercavo il disegno, cercavo l'ispirazione, non avevo mai fatto precedentemente. Però non l'ho fatto per mostrarlo onestamente, l'ho fatto perché mi piaceva poter avere qualcosa di cui essere orgoglioso e una piccola opera d'arte sul mio corpo. Questo è. Dopo questo tatuaggio ho capito che ci sono varie tipologie di tatuaggi e fondamentalmente molti di quelli che vedevo prima non rappresentano forse la totalità dei tatuaggi che uno può fare, nel senso che spesso vedo dei piccoli tatuaggetti che non mi attraggono, mentre invece ora so, sia perché mi sono documentato, sia per questo processo
di realizzazione del mio tatuaggio, che si possono anche fare cose molto più artistiche, ecco, di quello che immaginavo si potessero fare prima. Delle opere d'arte, insomma. L'unico consiglio che mi sento di dare a chi volesse tatuarsi qualcosa di significativo è, oltre a venire da Jerry, che questo è ovvio, 92 minuti di applausi! è implicito, ma soprattutto documentarsi, vedere un po' gli artisti che ci sono in giro, vedere un po' i lavori, perché spesso quello che si può fare va al di là di quello che uno può immaginarsi all'interno del suo mondo. E soprattutto, ecco, visto che ci sono cascato io, non cercare di trovare per conto proprio il disegno, ma cercare un artista che possa rappresentare o possa essere affine al proprio gusto e far realizzare a lui l'opera che poi andrai a tatuare. Mi sembra una bella idea quella di realizzare questo libro, sia perché ne posso far parte anche se con un minimo apporto, ma soprattutto perché da quello che ho capito racconterà non solo i tatuaggi, non solo i disegni che ha realizzato, ma anche la storia che ci sta dietro, magari quelli che sono stati desiderati dal cliente, tutto il background, e poter ricostruire così anche la sua carriera, ma anche alcuni significati delle opere che ha fatto. E questo può aiutare a far capire alle persone che il tatuaggio può essere, e anzi a volte lo è, anche un'opera d'arte e non solo una sorta di adesivo o ricordo che uno si mette sulla pelle. Beh, allora, che qualcuno possa copiare il mio tatuaggio, prima di tutto deve essere in grado di poterlo realizzare. E se un artista è teoricamente in grado di realizzare un'opera del genere, mi auguro che non lo vada a copiare, ma eventualmente lo usi come spunto per un lavoro proprio. Mi piacerebbe poter fare un altro tatuaggio, sì, certamente. Non subito, magari fra un po', prima devo lasciare decantare questa. Ritornerò da Jerry, magari questa volta per realizzare qualcosa di ancora più personale.